Sì, spero che sia interessante perché è un argomento magari un po' noioso per i più, non ha l'appeal dell'auto elettrica, dell'auto connessa, dell'auto a guida autonoma, però è importante. Allora, intanto preciso una cosa, io sono un ingegnere, non mi intendo di legge, di legislazione, per carità, e quindi quello che dirò sarà da un punto di vista prettamente tecnico, basato sulla mia esperienza. Allora, ci sono molti dati che riguardano l'auto e questo convegno riguarda proprio questo, però ci sono anche dei dati nascosti di cui pochi sanno l'esistenza, di cui pochi sono consapevoli. Parliamo di revisioni. Allora, un numero. In Italia si fanno 16 milioni di revisioni all'anno in circa 9.000 centri specializzati. E cosa si controlla durante queste revisioni? Beh, si controllano gli elementi per la sicurezza, quindi freni, fari, pneumatici, giochi, eccetera. Si controllano i gas, le emissioni, perché tutto sommato non è che ci fidiamo troppo di quello che dicono i costruttori e fanno i costruttori auto, anche i casi abbastanza recenti lo dimostrano. Si raccolgono i dati e li si inviano al Ministero. Ma cosa c'entra questo con i dati in maniera estensiva, i dati di cui si parlano oggi? Fino a pochi anni fa quasi niente, cioè uno faceva la revisione e finiva lì. Però oggi le auto sono qualcosa di molto di più. E perché? Allora, io prendo un'auto moderna, cosa faccio la prima cosa, il costruttore? Fare un'omologazione. Omologazione, mando l'auto, invio l'auto a un ente notificato che possa farmi l'omologazione di tipo, mi rilascia il numero, lo metto sul libretto. Ok, però oggi è entrato in gioco un nuovo attore in modo prepotente, l'SDV, il Software Defined Vehicle. Non so quanti di voi ne hanno sentito parlare, ma che cos'è? È sempre un'automobile, non è che sia sparita l'automobile e oggi c'è l'SDV, ma senza soluzione di continuità, però possiamo dire che l'SDV è fondamentalmente un veicolo in cui la maggior parte del valore aggiunto è dato dal software e non più dalla meccanica o dall'hardware. Cioè la meccanica c'è sempre, per carità, è sempre un'automobile, ma il maggior valore aggiunto è dato proprio dal software. Quanto valore aggiunto? Beh, per dare un'idea, oggi un'auto media ha dalle 20 alle 50 centraline, arriviamo anche a 80-100 in certi casi. Ognuna di queste centraline fa girare un software che ha dai 2 ai 20 milioni di righe di codice. 20 milioni per le centraline più complesse, tipo quelle per la guida autonoma, gli ADAS, eccetera. In totale un'auto di fascia alta, un SDV, quindi un Software Defined Vehicle di ultima generazione di fascia alta, ha tra i 100 e i 200 milioni di righe di codice. Prendiamo una Tesla o una BYD, più o meno. Per dare un'idea per chi non è tecnico di cosa significhi questo, sappiate che il cockpit, l'avionica di un Boeing 787 ha 14 milioni di righe di codice, cioè 10 volte di meno di un'auto. Questa è la realtà di oggi. Non solo, Boeing è partita con 6 milioni di linee di codice. Oggi sono 14, perché? Perché ci sono stati alcuni incidenti e a fronte di ogni incidente la Boeing ha dovuto fare delle revisioni software che sono state sottoposte agli enti certificatori che hanno validato, hanno testato, eccetera. Quando un 787 vola si sa esattamente che versione software sta girando. Ecco, nel mondo dell'auto le cose non vanno così. Voi comprate un'auto, probabilmente connessa via OTA, non solo per trasmettere la posizione o l'emergenza, ma anche per fare l'aggiornamento. Magari anche la console vi dice: guarda, c'è un aggiornamento disponibile, vuoi farlo? Sì, io posso anche premere sì, ma non so cosa sta facendo. Cioè la mia auto è ancora quella di prima. Io quando compro un'auto, cosa compro? Si pongono quindi delle sfide. L'Unione Europea con il regolamento, il 535, leggo perché io, come vi dicevo, non sono esperto di legge, ma ha cercato di mettere ordine in questo. Ci sono due raccomandazioni, la R155 e la R156, che riguardano la cyber security e gli aggiornamenti. Bello, però nel caso degli aggiornamenti software la responsabilità di verificare che l'aggiornamento non invalidi l'omologazione e mantenga l'auto sicura ed efficiente
e che continua a rispettare le norme e continua a essere demandati ai costruttori, che devono sì essere dotati di un sistema rigoroso, eccetera, ma siamo in un ambito totalmente diverso da quello aeronautica, ad esempio. Cioè, gli aggiornamenti, per carità, si fanno per migliorare la prestazione di un veicolo, nessun costruttore fa una modifica al software di un ABS per farti schiantare contro un muro, però c'è una zona grigia. Zona grigia che si può, sulla quale si può intervenire. Tecnicamente la risposta è sì, perché ad esempio in Italia dal 2024 è entrato nei centri di revisione lo scan tool, lo strumento diagnostico, che è obbligatorio per le auto immatricolate dopo il 2022. Per fare cosa? Beh, per leggere lo stato della MIL, la luce che mi indica i malfunzionamenti, per leggere i chilometri, perché anche altra cosa che pochi sanno, i chilometri che si leggono non sono spesso quelli effettivi del veicolo, per leggere l'OBFCM, Onboard Fuel Consumption Monitoring, i dati sul consumo medio che vengono inviati ai ministeri. Con questo strumento si potrebbero leggere e verificare le versioni software delle centraline. Purtroppo però tecnicamente questo non si può fare. Perché? Per due motivi. Uno, che a differenza dell'OBD, cioè dei protocolli standard di comunicazione col veicolo, non c'è nessuno standard che riguardi la verifica delle versioni software delle centraline. E due, perché comunque non c'è una banca dati delle versioni software. Abbiamo sentito prima il PRA. Il PRA non penso che abbia un elenco delle versioni software delle varie centraline e questo è un problema. Cosa fanno quindi i costruttori come noi, di aziende che si occupano di workshop equipment? Ci sono iniziative individuali, ad esempio come Mala abbiamo messo a disposizione delle funzioni come l'Odoscan per andare a leggere i chilometri da tutte le centraline del veicolo, perché spesso si trovano dei veicoli in cui le varie centraline dicono chilometraggi diversi, qualcuno ci ha giocato. Oppure la eScan, che serve per leggere tutti i parametri che possono darci un'indicazione dello stato di salute della batteria di un veicolo elettrico, stato di salute che i costruttori non ci dicono, nessuno ce lo vuole comunicare. Però tutto questo è su base volontaria, senza obbligo di legge. È chiaro che sono iniziative senza efficacia e anche un po' disorganizzate, per cui il problema è essenzialmente politico. Quindi torno a quello che dicevo all'inizio, cioè per rispondere alla domanda di chi sono i dati, rispondo in termini tecnici, pratici. Legalmente non lo so di chi sono i dati, però so che sono dei costruttori che si ritengono per sé, quindi sono loro. È un po' come un mio collega molto brillante mi ha fatto questo paragone. Tutti noi abbiamo il DNA, molti sanno di averlo, solo molto pochi sono in grado di leggerlo. Grazie. Grazie. Ingegner Cantadori, quello che ci ha raccontato è una cosa molto interessante, no? Perché in realtà appunto l'auto esce omologata in un certo modo, quindi ha un numero di omologazione, e poi però fa degli aggiornamenti, cioè cambia nel tempo. Noi lo diciamo sempre, anche io che mi occupo di ingegneria dei veicoli intelligenti, come miglioramenti. Va bene i miglioramenti, però in realtà nessuno traccia quale sia lo stato di quell'auto in un determinato momento. Il parallelismo con l'aereo è molto interessante, oltre alla quantità di dati che ci fa capire quanto sia addirittura più complessa un'automobile rispetto a un aereo. Un aereo non va su una strada, non ci sono i pedoni, insomma c'è una serie di cose che non ci sono rispetto all'automobile, per cui tra 15 milioni e 150 milioni di righe di codice diciamo che è un altro mondo, certo. E questo è il mondo dell'auto. Però il fatto che non ci sia tracciata il software, la versione di quel veicolo e che la revisione possa essere un momento per andare a individuarlo, questo credo che sia una cosa molto interessante. Quantomeno si potrebbe, idealmente però, limitarsi a leggere le versioni software qualora fosse possibile e andarla a confrontare con una banca dati semplicemente per segnalare alle autorità competenti: guarda che abbiamo questa difformità. Io immagino che se si riuscisse a mettere in piedi un sistema del genere, almeno a livello statistico, nell'arco di un solo anno avremmo un quadro, certo. Si provano 16 milioni di veicoli, qualcosa salterà fuori. Poi ha dato anche qualcosa da fare in futuro al PRA, no? Perché appunto questi sono dati che voi non avete e che magari potrebbe essere anche il caso di avere a proposito di incidenti e di ricostruzione. Questo spesso tra l'altro lo chiedono anche gli autoriparatori, perché ad esempio quando
mi si rompe il body computer, devo sostituirlo, ok, lo vado a comprare, ce l'ho vergine. Certo. E lo devo programmare. Chi me lo mette l'ultima che versione? versione ci andrà su? Devo riprogrammare tutta l'auto? Come faccio a farti un preventivo? Questo è molto interessante. Grazie, grazie Ingegner Cantadori che